Amici ed amiche di Una vita da lontano, bentornati, ben rivisti, ben risentiti. Come sempre vi ricordo tutte le volte che ci sentiamo di iscrivervi ai nostri canali, che siano YouTube, ma anche di tutti i vari podcast in tutte le piattaforme, di visitare tutti i nostri social, basta cercare Una vita da lontano e se ci avete voglia anche di visitare il nostro Patreon cercando Una vita da lontano. Questa settimana, come nella scorsa puntata, se ci state guardando su YouTube vedete il giallo e il blu alle mie spalle. Nel frattempo, Sei tifoso del Parma? sì, praticamente io e Malesani eravamo amici da sin da Scusate, giovani. ma perché ci siamo vestiti tutte e 3 di rosso? C'è un motivo particolare o è un caso semplice così per destabilizzare l'ospite? No, giusto No, chiedo, non per lo un so. amico. Abbiamo per il memo è stato insomma è arrivato a tutti. Comunque dicevo, questa settimana, parleremo con una nuova ospite di scienza probabilmente, quindi tenetevi forte e insieme con me, come tutte le settimane, al verde come 2 oligarchi russi, Emiliano Pilotti e Piero Carlucci. Ciao a tutti, ben ritrovati dopo una settimana di assenza. Me ne scuso visto che ho avuto anch'io gli effetti come si dice, indesiderati del booster. E anche se non l'hanno voluto rivelare, chiedo scusa per non aver portato il nasone rosso, visto quello che è stato detto nella puntata precedente, ma bando alle ciance e ciancio alle bande, iniziamo questa puntata dando il via con la sigla. Ciao a tutti anche da Emiliano. Allora, questa è la nostra 69esima puntata con la nostra 69esima ospite che potete vedere in video, alla quale diamo subito il benvenuto. Benvenuto a Federica Bressan. Ciao, benvenuta. Ciao, sono la 69esima ospite. Un onore. Grazie di avermi oggi qui. Allora, noi la scorsa settimana, diciamo così, abbiamo fatto una puntata un po' destabilizzata dalla mancanza di Piero, che insomma nei nostri equilibri è una cosa abbastanza grave. Cominciamo subito con il chiederti dove sei in questo momento. In questo momento sono in Tuscia, in realtà, in provincia di Viterbo. Però ovviamente sei una giramondo, hai avuto tante esperienze all'estero, è solo un caso che ti abbiamo trovato in Italia in questo momento. Ci puoi raccontare come è cominciata la tua esperienza all'estero? Sì, volentieri, sì, è vero, è un caso che io sia qui principalmente dovuto al Covid, ma questa è la fine della storia. L'inizio della storia inizia principalmente a 17 anni quando ho fatto il primo viaggio con l'Interrail. Immagino ci siano ancora, no? Questi biglietti di treno mensili o comunque per 2 settimane con cui puoi viaggiare illimitatamente, no? E la prima volta che feci quel viaggio tra la quarta e la quinta superiore proprio mi si aprirono gli occhi e essendo un viaggio itinerante mi fece venire voglia in realtà di tornare in uno di questi posti per starci lì. Mi ricordo proprio che vedevo le case passare attraverso il finestrino, per esempio in Inghilterra, no? Ho fatto Francia, Inghilterra, Scozia, Irlanda e mi chiedevo ma com'è vivere qui? Ma com'è abituarsi a vedere queste cose? E quindi lì mi è nata la fame di viaggi. E poi per tutti gli anni successivi veramente ho viaggiato tantissimo e le cifre dei miei viaggi sono di solito che l'ho fatto da sola, tranne quel viaggio lì a 17 anni ero con un moroso, infatti ero un po' giovane per andarci da sola, allora un po' più grande, ma tutti i viaggi successivi ero da sola, di solito, sai, pochi soldi, di solito backpacking, molto spesso Interrail, non ho fatto mai fino a veramente molto di recente dei viaggi dove ho noleggiato una macchina per qualche giorno, super lusso, di solito treni, corriere, no? Dormire per strada, molto avventuroso e soggiorni mai troppo brevi. Per me non avrebbe mai senso andare a New York per una settimana. Ci sono andata in questi posti tipo Canada ad esempio,
e poi Stati Uniti, quando ho avuto l'opportunità di andare a fare qualcosa e quindi di fermarmi almeno per qualche mese. E per chiarire subito il nomadismo, gli unici paesi dove ho veramente vissuto, che vuol dire che ho aperto un conto in banca, che avevo un contratto d'affitto e che avevo la sanità lì e ho fatto la dichiarazione di redditi lì, e sono stati il Belgio e gli Stati Uniti. Altrove ho viaggiato, però con questo spirito, capito? Non esattamente due paesi contigui. Sì. Non ho mai fatto una vacanza, ho sempre viaggiato, me ne accorgo anche ora più di quanto me ne accorgessi mentre lo stavo facendo. In realtà, comunque, faccio prima a dire dove non sono stata, e sono grandi aree del mondo. Non sono mai stata in Asia, non sono mai stata in Oceania e non sono mai stata in Sud America, quindi mi manca molto mondo. Però sono stata moltissimo in giro per tutta l'Europa, Stati Uniti, Canada, appunto, Nord Africa. Ho anche lavorato in Egitto, per esempio, qualche mese. Quindi vedi, ho vissuto in più posti, ma sempre andando a fare qualcosa, no? E poi momenti speciali, se vi incuriosisce, si può chiedere qualcosa, ad esempio tutto il giro, il perimetro degli Stati Uniti, quando avevo 20 anni, veramente senza soldi, veramente dormendo per strada, a settembre 2001, quindi quando c'è stato poi l'attacco proprio quasi all'inizio del mio giro, e tra l'altro ero a New York anche nel 2020 quando c'è stato il Covid, e da lì è nata tutta questa storia per cui sono finita in Italia. In realtà è un caso eccezionale che io sia in Italia, perché dopo essere stata all'estero molti anni, e in particolare aver abitato in Belgio per lo più, con una parentesi americana, l'Italia non era neanche sulla mappa per me, per desiderio di vivere all'estero, è una cosa che mi piace. E col Covid ho dovuto fare 4 conti e non subito sono arrivata a questa conclusione che mi sarei in qualche modo arresa, ma avrei reso anche questa un'avventura. Dico, non torno in Italia, vado in Italia, perché non torno a casa, vado dove non sono mai stata. L'Italia è un paese molto lungo, quindi molto grande, con sfumature diverse di clima, di cultura. Io vengo da vicino Trieste, da Gorizia, forse si sente, e quindi io puntavo alla Sicilia, dove non ero mai stata e dove ho detto passerò un inverno mite. Non c'era lavoro in quel momento, quindi ho detto sto lì buonina qualche mese finché passa il Covid, che non è ancora passato, e stavo andandoci in macchina da Bruxelles con tutte le mie 4 carabattole in macchina, e alla fine mi sono fermata in Tuscia. È andata a finire così e sono qui da 1 anno ormai, ok? Quindi veramente mi è completamente cambiata la vita con il Covid, lo voglio dire se vogliamo parlare di viaggi, perché ora sembro molto stanziale, in realtà sto scoprendo e godendo degli aspetti della vita stanziale, ma io ho dei calendari vecchi dove ti giuro che scrivevo Parigi lunedì e Amsterdam mercoledì, Londra giovedì e venerdì, e così per mesi, perché facendo la ricercatrice all'università e poi avendo il mio podcast, avevo questa vita qui da Bruxelles, che è molto ben collegata a altri punti d'Europa. Per me la vita era così, con periodi anche senza avere una casa fissa, e quindi di Airbnb in Airbnb, da Creta al Portogallo, a Vienna, tutte esperienze in cui mi sono abituata a vivere con un piccolo trolley, no? Ma lavorando però in quel caso, non viaggiando, come dire, viaggiando perché mi prendo un anno buco, perché ho messo via i soldi, no, lavorando, quindi anche col computer, le cose, i vestiti buoni per andare alle conferenze, non solo così allo sbaraglio. Ecco, questo è un po' il quadro della mia vita da nomade che attualmente mi ha portata qui. Quindi tu, diciamo così, sveli un aspetto ulteriore, un tipo ulteriore di espatriato che finora non avevamo, cioè quello che vive all'estero, ma non solo, ma ci si sposta pure, muovendosi molto per motivi di lavoro
non solo, ma anche per vocazione, perché diciamo così hai scelto proprio di girare il mondo e di guardarlo non come turista, ma appunto come una persona che ci vive dentro il più possibile. Hai fatto menzione del tuo lavoro molto brevemente, se ce lo spieghi, perché io nello scrivere già ho fatto 2 errori proprio di ortografia, di grammatica. Sì, quindi se ce lo dici tu, che una definizione del tuo lavoro, di quello che fai. Sì, dopo essere stata musicista e pianobarista in Egitto, come ho menzionato, ho avuto la fortuna di iniziare una... Ti giuro, Allora, potremmo parlare di questo per un'ora, ve lo dico. Su questo faremo uno speciale. Sì, e aver perso la voce in Egitto, quindi aver fatto un viaggio di 800 km muta in Egitto, è stata un'avventura. Sono tornata in Italia, sì, e ho avuto la fortuna di essere coinvolta in un progetto di ricerca guidato da quello che era stato il mio relatore di tesi, quindi c'era questo aggancio, e da lì è nato un dottorato e da lì è nata una carriera, per cui negli ultimi ormai 12 anni io ho fatto la ricercatrice all'università dopo aver completato il dottorato, sia in Italia che poi, guarda caso, in Belgio, dove mi sono spostata con una borsa di ricerca, e anche negli Stati Uniti. Avevo viaggiato da giovane dormendo per strada a settembre 2001 col mio zainone e ci sono tornata nel 2019 e 20 con una borsa di studio prestigiosa, una Fulbright a New York. Però poi è venuto il Covid, vabbè, e tutto un po' si è purtroppo dovuto interrompere. Però ho fatto la ricercatrice all'università. In che cosa? Io ho un dottorato in informatica, ma ho anche un background in musica, e quindi mi sono sempre occupata di tecnologia e cultura, di informatica per il suono, per le registrazioni sonore. È stata un'avventura stupenda che mi ha completamente cambiato anche chi sono io oggi e che mi ha permesso di iniziare a viaggiare. E le prime volte avevo la pelle d'oca quando mi mandavano magari a questa summer school o a una conferenza a presentare un articolo, no? Un paper, non pagata, spesata, cioè che ti paga l'università, non so, l'aereo, no? E l'albergo. Però io avevo i peli dritti sulle braccia perché venivo da fare la pianobarista, era un'esperienza finita male, era un sogno finito male quello di voler fare la musicista, e quindi ero anche al verde di brutto, ed era il 2008-9, quindi crisi anche lì, no? Economica e di mercato per trovare lavoro, e essere pagata per andare a Corfù, mi ricordo la prima volta fuori dall'Italia, oppure da Padova a Ferrara la prima volta, per me è un'emozione, e grazie a questo lavoro per me è sempre stato un privilegio. Mi sono riabituata a poter vedere il mondo attraverso il lavoro, ma un lavoro speciale, con enorme piacere, ti permette di conoscere persone, vedere posti, e come sai ti presenti, come io sono ricercatrice per esempio Università di Padova o di Verona o la Normale di Pisa, queste sono le università dove ho lavorato, e vai a vedere un'altra università, bello, bellissimo. E così, avendo successo in questo percorso, devo dire, ho avuto sempre di più l'opportunità di avere magari dei fondi di ricerca miei da investire in queste cose. Io decidevo, io voglio passare un mese a Lisbona a lavorare all'Istituto Superior Tecnico con i chimici, per esempio, sui nastri magnetici, no, il suono. E così facevo, è stata una cosa, non so come dire, veramente, a dirla così da fuori mi invidio da sola, è stato meraviglioso. Bella questa definizione di invidiarsi da sola. La ricercatrice. Ah sì, no, il lavoro, scusa, in questo momento io non faccio più divulgazione scientifica che ricerca in questo momento. Mi sono data molto alla divulgazione, quindi ho un mio podcast, faccio molte interviste
ho il mio canale YouTube, quindi diciamo che da quando abito qui nella Tuscia in realtà le bollette, il cibo li ho pagati con la divulgazione scientifica. Ricercatrice e divulgatrice scientifica. E musicista, fallita. Vabbè, a questo punto la curiosità è la splendida sigla del tuo podcast Technoculture, l'hai scritta tu? No, la sigla l'ha fatta il videomaker che ha fatto il video promo di 1 minuto che presenta il video. Però sì, cioè nel senso che la faccia, chiaro, è Sì, la quello mia, del no? podcast. Ah, guarda che bello. E non è Certo. Photoshop, nel video si capisce, ma quando uno vede solo la foto tante volte pensano che è Photoshop, invece è stato proprio dipinto sulla mia faccia, ma bellissimo, e il videomaker ha fatto Wow. delle riprese, è stata una bella avventura, cioè c'è ancora, il podcast continua. Sì, posso testimoniare ai nostri ascoltatori che c'è ancora ed è interessantissimo, specie se volete scoprire cose di cui si parla poco sostanzialmente, diciamo, nei media tradizionali, e se volete migliorare il vostro inglese. Tra l'altro un'altra cosa che devo notare è tra tutti gli italiani e le italiane che ho sentito in giro per il mondo, mi è piaciuto da morire ascoltare le puntate del tuo podcast, perché parli un inglese in cui non si riconosce il paese d'origine. Di solito noi italiani, incluso me, abbiamo un accento tremendo quando parliamo in inglese, invece è proprio godibile l'ascolto. What are you talking about? Don't say that to me. Grazie. Sì, una cosa del genere. Mi ci sono impegnata. Risultati si sentono. Allora, diciamo, hai fatto due grandi riassunti, diciamo così. Il primo su come hai affrontato la vita all'estero, un pochino ci hai detto perché, cosa cercavi, e poi con la parte sul tuo lavoro hai fatto sostanzialmente un riassunto. Mentre parlavi a me mi sono venute in mente moltissime domande o spunti di domanda, però per esempio c'è un aspetto che con te non possiamo affrontare, di solito affrontiamo con tutti i nostri ospiti, cioè delle differenze tra l'estero e l'Italia, di cosa soprattutto ci manca dell'Italia quando siamo all'estero, o almeno ai nostri ascoltatori. E per te, come ci hai detto all'inizio, tu adesso stai diciamo, sei tornata in Italia e la stai vivendo come se fosse sostanzialmente un paese straniero, diciamo che lo stai scoprendo. Sto imparando l'idioma man mano. Ma cosa ti ha colpito di più quando sei dovuta ritornare in Italia, dell'Italia che magari non conoscevi o che un po' effettivamente ti ha stupito? Bello. A parte che un po' lo posso anche rispondere per l'estero, però posso proprio dirti che quando sono tornata in Italia, e ci sono tornata con la macchina dalla Svizzera, scendendo dal Belgio, e quindi Lombardia, mi sono fermata una notte lì e poi sono scesa a Emilia, ho fatto un giro un po' più lungo, non ho mai preso l'autostrada una volta arrivata in Italia, e cercavo un posto dove fermarmi, cercavo i boschi, quindi mi guardavo molto in giro, ho fatto le strade provinciali, fino a poi ho passato gli Appennini, la Toscana, Arezzo, Orvieto, e mi sono fermata qui in Tuscia. E mi ricordo, ma veramente mi ricordo, di essermi guardata intorno e di aver pensato: che bella che è l'Italia. Io ho viaggiato non perché disprezzavo da dove venivo, ma avevo voglia di vedere posti nuovi. Però è vero che in questo amore per l'altrove non mi sono concentrata più di tanto a guardare l'Italia. Soprattutto l'Italia, poi bisogna distinguere da dove vengo io e l'Italia. E io vengo vicino a Trieste, quindi è tutta un'altra cosa. Però scendere in macchina a quest'età, con questi occhi, in una pandemia, e guardarmi intorno, l'ho proprio scoperta. E ho detto: guarda che si merita proprio la reputazione che ha nel mondo. L'Italia è bella.
bella, ma da incantarsi. So che sto enfatizzando molto, scusate, ma mi ricordo che mi fermavo ogni 5 minuti con la macchina sugli Appennini al tramonto, era fine ottobre che ci stavo passando, facevo delle foto e dicevo ma la natura è meravigliosa. E qui per esempio in Tuscia, poi passare Montepulciano da lì in giù e Orvieto, e qui in Tuscia dove ti giri c'è un piccolo paese medievale di origine etrusca, tutti gioiellini, dove ti giri ce n'è uno, non è così dappertutto nel mondo, è veramente speciale. Quindi questo mi ha stupita, sembrerebbe banale perché uno dice beh, ma sei italiana, non lo sapevi? Non sapevo quanto, così me ne sono accorta con gli occhi nuovi. Per farmi... E poi un po' di inefficienza burocratica, tutto qua. Per farmi degli amici vorrei ricordare che l'Italia è tutta bella tranne che la Pianura Padana, che è tutta uguale, però questo perché era da qualche puntata che non mi tiravo giù l'odio di qualche zona, per cui ritorniamo finalmente alle antiche tradizioni. Una volta me la prendevo con le nazioni straniere, che tra l'altro adoro tutto in generale, e sto giro insomma, amici emiliano-romagnoli, lombardi, veneti e piemontesi, vi voglio tanto bene, ma per una padana non si può guardare. Non so cos'è peggio, se offendere un intero continente grande come che ne so, l'Asia, piuttosto che un bel pezzo di Italia che comunque è un po' più piccolo. Per tornare appunto, noi diciamo così, se ci facciamo prendere siamo anche molto leggeri, diciamo che non abbiamo quasi nulla di sacro. Quando sei partita in tutte le tue peregrinazioni con gli occhi ben spalancati al mondo e ai posti nuovi dove andavi, che cosa ti sei portata dall'Italia che senti che effettivamente poi è sempre rimasto con te, oppure in realtà hai vissuto questi viaggi così senza appunto senza tanto bagaglio nazionale, diciamo così? Guarda, forse per tenere la conversazione leggera potrei risponderti il salame friulano, no? In realtà queste sono cose a cui ho pensato qualche volta e cerco di dire semplicemente cose che secondo me, parlando con degli amici, sono molto profonde, ma sono anche difficili da descrivere. Cioè, io all'estero mi sono accorta che ero italiana, in che modo e in che cose. È italiana di Gorizia, bilingue, con quelle abitudini, cioè io pensavo di viaggiare con gli occhi, come dire, sai, trasparenti, non dico tabula rasa, ma così, e senza sapere le differenze tra noi e il popolo francese o l'Austria, un po' ingenuamente, no? Andando incontro al resto del mondo. E poi non per forza con i conflitti, ma proprio con meraviglie quotidiane, risposte, un po' un lavoro di intuizione, poi di sensibilità. Ti accorgi questa cosa qua, che c'è una cultura diversa. E quindi all'estero io mi sono accorta chi ero io, che ero italiana sarebbe pur sbagliato, perché di dove, ma che ero la mia identità, no? Goriziana, o certe cose, i riferimenti culturali. Quindi all'estero io non mi... Anche questo devo dire, me ne sono anche accorta di recente quanto eccezionale sia stato il mio caso rispetto in effetti alla norma che l'italiano all'estero è un italiano all'estero, mantiene dei contatti, spesso continuativi, torna per le vacanze, si fa spedire le cose, più o meno, no? Io no. Per storia familiare, personale, ho tagliato tantissimo e non mi sono mai fatta spedire niente e non mi è mai mancato nulla del cibo in particolare. Ero sempre molto easy nel provare le cose che trovavo lì, mi ci affezionavo. Mai una volta ho detto vorrei un caffè italiano, quindi adesso mi accorgo che è persino strano che io abbia fatto così poco queste cose, però sì, non mi sono portata queste cose dall'Italia, se non la mia identità che poi ho scoperto di avere, e in particolare in Canada la prima volta voglio anche dire che ho scoperto di essere europea, non così specificatamente italiana. Ho scoperto che there is such thing as Europe, dalla Svezia alla Grecia
c'è un'Europa, e l'ho capito andando per esempio in Canada la prima volta. Quindi cosa mi sono portata? No, tanta curiosità, ingenuità. Ho fatto tante cose anche un po' pericolose forse, ma con un'ingenuità che, secondo me, ti shields, ti protegge. Secondo me, sono qua viva a raccontarlo. Direi di sì. No, mi piace l'idea del sentimento europeo, nel senso Sì. che effettivamente fino a quando non si va dall'altra parte questa cosa non la si apprezza fino in fondo. Adesso in questo momento storico la stiamo apprezzando molto, ma in generale, diciamo, fino a un paio d'anni fa, ecco, dovevi andare negli Stati Uniti per sentirti europeo anche più che italiano, oppure ecco, penso Piero probabilmente abbia vissuto lo stesso sentimento quando era in Messico, oppure le volte insomma che siamo andati in Sud America, quindi credo che sia una cosa in cui ci ritroviamo, no? Guarda, ti dico di più, personalmente ho avuto la fortuna di iniziarmi a sentire tale proprio da quel tratto di esperienza che abbiamo fatto insieme in Irlanda, perché era già la mia seconda all'estero e iniziavo davvero ad apprezzare il fatto che potessi girare e vivere in Europa sostanzialmente basta che abbracciassi un minimo la cultura locale, come qualcuno che era nato nel luogo dove mi spostavo, che è una cosa strepitosa, sostanzialmente veramente quando mi è sembrato invece strano vedere europei esattamente in Messico per esempio che non avevano questa sensazione, quando per me, io quando giro c'ho proprio UE tatuato nel cuore, probabilmente non nella struttura, adesso non voglio cadere nell'elogio della struttura organizzativa che non mi piace per niente, però il sentirmi cittadino europeo è una cosa che ho nel profondo proprio, ed è bello il fatto che anche Federica l'abbia sottolineato, proprio perché in realtà ci connota e parecchio quando andiamo fuori. Io voglio fare un grande classico delle nostre domande, cioè il tuo, diciamo così, approccio all'estero ce l'hai detto, ce l'hai raccontato, e il fatto che tu sia una espatriata di successo, cioè che ha deciso di vivere all'estero e di fare le sue esperienze, di continuare a spostarsi e a vivere proprio questa cifra anche professionale all'estero. Questo è un conto. Un'altra cosa che chiediamo sempre ai nostri ospiti è se e cosa dell'essere italiana ti ha aiutato in questa tua esperienza all'estero, ti ha favorito, ti ha aiutato anche nel lavoro, non so. Oh my god, non so assolutamente rispondere, non so che ci sia una cosa. No, perché avrebbe dovuto? Cosa? No, mi hai spiazzata con questa l'estro domanda. di... No, ma non volevo assolutamente, però diciamo così, arrivati a questo numero di ospiti, diciamo così, noi abbiamo dei grandi filoni, quindi c'è qualcuno che immediatamente ti risponde con una cosa, no? Sì. Cioè, e ti risponde: mi ha favorito il fatto che io riesco a comunicare anche senza sapere nessuna lingua, no? E quindi me la sono sempre cavata. Oppure quello che ti dice: beh, ma perché noi al nostro paese siamo fatti così, e quindi quando mi ritrovo in certe situazioni, capito, può essere così. Però per il tuo caso specifico anche un niente è una risposta non solo accettabile ma perfetta, cioè, perché è quella la cosa interessante, che se imposti la domanda in che cosa del tuo essere italiana, cioè definisci italiana. Io sono bilingue, sono senz'altro italiana. Sarebbe ingiusto dire che io sia anche metà e metà, però sono bilingue, ho 2 passaporti, sono nata a Gorizia sul confine sloveno, quindi io ho quella cultura lì, ma non potrei nemmeno dirti che cosa di quella cultura lì mi ha aiutata all'estero. Ti posso dire che cosa della mia personalità o traumi infantili mi ha aiutato all'estero, no, ma non un'identità nazionale. Guarda, quindi sei riuscita con una sola risposta a sviare anche la domanda che ti avrei voluto fare, che era
è tipico poi delle persone che nascono tanto vicino, anzi su un confine come appunto è Gorizia, di sviluppare o una grande curiosità rispetto alle diverse terre, perché si è comunque a cavallo tra diversi territori, o a volte un sentimento di chiusura. Perché ho vissuto, per mia fortuna, in una zona di confine, anche se il confine è molto più piccolo, quello tra Spagna e Gibilterra, e ho notato questa cosa, che chi era nato lì era o piuttosto chiuso o estremamente curioso, e ho avuto la fortuna anche di vedere alcune zone del confine Messico-Stati Uniti. Vabbè, lì oltre alla curiosità ci sono anche i problemi di flussi migratori, ma in generale questa era una ambivalenza che avevo riscontrato anche in quell'area, per cui mi chiedevo se è qualcosa che pensassi anche tu di chi nasce nei tempi del confine. Guarda, in effetti do molte cose per scontate, ma non tutti conoscono Gorizia, la zona di Gorizia. Gorizia è una città sul confine, perché è stata divisa a metà dopo la seconda guerra mondiale. Sì. Quindi c'è anche Nova Gorizia dalla parte slovena. L'ho vista 40 anni fa. E da quando allora l'hai vista prima che togliessero, diciamo, il controllo al confine, ci sono delle vie che sono vie dritte. Esatto. E a un certo punto tu sei in Slovenia, no? E lì, in effetti, la popolazione si divide in due categorie. I bilingui, per cui è normale andare in Slovenia, parlare le due lingue, vivere così sul territorio, che è storicamente, come dire, filologico, e quelli che non parlano lo sloveno, ma per cui il mondo finisce lì col confine. Il mondo finisce, non vanno mai in Slovenia, quando c'era il confine, anche adesso non c'è il confine, no? Non voglio dire che sono anche persone che tendenzialmente sono xenofobe, però si dividono veramente così tanto le due categorie, secondo me. Quelle permeabili e quelle per cui il mondo finisce lì. E io, per come mi hanno tirata su, le cose che ho fatto e le due cittadinanze, cioè la nazionalità, percepisco il confine, perché lo senti. E mi fa strano, per esempio, essere qui sapendo che c'è tutta questa Italia intorno. Almeno so che c'è il mare vicino, sai, devo sempre essere vicino a un'uscita, vicino a qualche cosa. Però sì, è un luogo speciale, quello. In effetti sì, ricordo questa netta divisione, perché se non 40, quasi 40 anni fa, ero un bambino, comunque arrivammo a Gorizia di sera con la mia famiglia, e fu impressionante proprio perché c'era Gorizia illuminata e Nova Gorica che era praticamente ancora al buio. Si parla dei tempi in cui c'era ancora l'ex Jugoslavia unita, quindi c'era questa differenza. E ricordo appunto questo, la prima, se uno mi dice Gorizia cosa ti viene in mente? Le vie troncate dal confine. E io sono nata in una via così, casa mia dove sono nata e ancora sta lì, è in una via, non è un cul-de-sac perché continua, però è così, e ho molti ricordi, sì, a riguardo. Allora, siamo arrivati a metà strada più o meno, insomma è passata quasi più di una mezz'ora, quindi abbiamo ancora un'altra ventina di minuti di podcast per ascoltare le storie di Federica. Io come sempre vi ricordo di iscrivervi ai nostri podcast. Potete, se ci state guardando su YouTube, potete cliccare sul bottone che c'è in basso a destra dove c'è scritto proprio iscriviti, di lasciarci un po' di like, di condividere i nostri video, i nostri podcast che trovate su tutte le piattaforme, insomma su Apple Podcast, Spotify, eccetera eccetera eccetera, e poi unavitadalontano.com con tutti i link ai vari social. Quindi insomma seguiteci, cliccate sul like, condividete, insomma, e soprattutto insomma commentate, fateci sapere cosa ne pensate del podcast, e magari se volete diventare i nostri ospiti, se avete una storia da raccontare da espatriati anche voi, insomma siete più che benvenuti. Emiliano.
Allora io volevo fare una battuta sul confine dell'anima, cioè che c'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha, e quindi c'è qualcuno che si sente appunto vincolato a una zona geografica, anche a un confine di un quartiere, e non lo oltrepassa mai, anche se potrebbe, e invece c'è chi desidera di vedere il mondo oltre i confini e li oltrepassa. Questo era un flash alto che mi è venuto, mi riabbasso subito, Bravo. chiedendoti invece rispetto al tuo lavoro che diciamo così, ricerca, scienza, accademia, università, e notoriamente noi abbiamo parlato con altri accademici, professori e ricercatori, e di solito questo mondo, questo ambiente è un ambiente internazionale, molto aperto alle collaborazioni, molto aperto all'interscambio di idee, quindi oltre al fatto di vivere all'estero e di appunto con curiosità affrontarlo e cercarlo di scoprire, hai anche nel lavoro diciamo così, un ambiente veramente internazionale e aperto. Sbaglio a pensarla così, ad avere questa suggestione? Dipende dove. All'estero ci sono in effetti dipartimenti o gruppi di ricerca molto internazionali. Talvolta poi, quando si tratta di strutturare qualcuno, cioè di assumerlo come professore, talvolta, non sempre, vedi che c'è una sorta di preferenza per chi parla la lingua locale in maniera nativa, ma infatti tanti italiani fanno carriera all'estero in accademia. Ti posso dire che anche nei dipartimenti di eccellenza in Italia, per uno straniero è quasi impossibile fare carriera o un postdoc, perché sì, perché è così. Linguisticamente, amministrativamente non c'è la stessa apertura, cioè non è spontaneo camminare per i corridoi e switchare dall'italiano all'inglese. Ancora molti italiani non lo parlano. Dicono che lo parlano, ma non lo parlano. Ma lo parlano abbastanza da scrivere un articolo, ma non da parlarlo. Se parli, parli. A proposito di come io ho parlato l'inglese, siccome abbiamo appena menzionato Gorizia, vorrei dire che secondo me l'ho imparato così bene perché venendo da una zona bilingue, dove tante volte quando conosci qualcuno di nuovo ti chiedi ma parli sloveno? Se la risposta è sì, vuol dire che parli sloveno, non che forse sai chiedere un caffè, no? E allora per me imparare una lingua vuol dire imparare una lingua, no? E quindi mi sono data quell'obiettivo, quello standard, quel target. E vuol dire che puoi parlare, vuol dire che è naturale switchare, scusate, no, il verbo orribile, nell'altra lingua. E purtroppo in Italia non è così. E io sto provando ancora qualche strada come ricercatrice in Italia e, come dire, my heart goes out to, I feel for i candidati stranieri perché il bando è solo in italiano. Ci vuole la PEC per mandare la domanda, quindi dipende di dove stiamo parlando, no? A livello di collaborazioni, il mondo accademico secondo me è un bel mondo. Tante volte sui media arrivano le mele marce, no? Qualche corruzione, ma il mondo accademico è la parte bella dell'umanità, the better angel of our nature. E vorrei menzionare che in questi giorni, siccome sono in varie mailing list, gruppi connessa, sto ricevendo tantissimi messaggi dove ci sono istituzioni, gruppi di ricerca, scienziati singoli che stanno facendo tantissimo per aiutare gli scienziati di tutte le categorie, professori, giovani dottorandi, studenti in Ucraina. E che la comunità scientifica si stia muovendo in questo senso qui mi ha veramente scaldato il cuore. C'è una comunità di persone, non sono cervelli, è veramente una bella comunità, secondo me. Sì. Se dovessi dare un consiglio
a chi pensa di appunto affrontare una carriera accademica e sta pensando di andare all'estero magari, o sta pensando di cominciare facendo un Erasmus anche in questo periodo in cui tutto è più complicato dalla pandemia in poi, se dovessi dare qualche consiglio così di primo acchitto, che cosa diresti? Andate, fate, non perché in effetti in Italia ci sia qualcosa che non vale la pena mentre all'estero si trova, ma perché ha proprio un valore quell'esperienza. Poi magari tornate, magari rimanete, però ha un valore. Io non ho mai fatto Erasmus, per esempio, avevo un dottorato senza borsa, neanche durante il dottorato sono andata all'estero. Paradossalmente, ho viaggiato poi o per conto mio, però mi sono mancate quelle esperienze e sono arricchenti. Quindi andate, fate, e prima possibile imparate l'inglese e altre lingue. Io parlo anche sloveno, il francese, ho imparato olandese with a passion, meglio che ho potuto quando ero ancora lì nelle Fiandre. Impara, apriti, portoghese, ma inglese per forza. Ogni tanto qui do lezioni, ripetizioni, traduco e a me va bene perché guadagno, però soprattutto ai giovani dico, guarda, non è una materia scolastica l'inglese. Ed è così ed è inutile arrabbiarsi, che era prima il francese, non è più il latino, poteva essere l'italiano, sarà il cinese o l'arabo. È l'inglese. Ti apre le porte del mondo, ma veramente a tutto, per il lavoro, per le amicizie, e non devi avere un livello che stenti a parlare. Se sei fluent, allora hai una conversazione con una persona, hai uno scambio. Io sono esigente in questo senso, non mi accontento perché sono perfezionista, ma sono esigente con la lingua perché solo quando tu riesci a esprimerti in maniera precisa, riesci a cogliere quello che dice l'altro e allora hai una conversazione. Quindi, cosa mi avete chiesto? Ho già dimenticato. L'inglese. Il consiglio! Sì, andate. No, siamo tutti d'accordo. Vai, andate all'estero. Siamo Sì, tutti d'accordo. Andate all'estero dovunque, se non sapete scegliere, andate dovunque, è tutto bello, è tutto dovunque. Senza paura. Lasciate morosi e morose che stanno in Italia, se siete giovani andate all'estero, si trova qualcuno là. Poi anzi fino adesso l'abbiamo detto anche la settimana scorsa, abbiamo raccontato un sacco di storie di persone che sono partite per un amore o sono partite con un amore e poi l'amore è andato da tutt'altra parte, quindi non è quello il freno per poter espatriare ed andare via. E sull'inglese penso che siamo tutti d'accordo, anche perché sulla nostra faccia, mettiamola così, abbiamo sbattuto più di una volta, insomma, soprattutto all'inizio delle nostre avventure all'estero, non conoscendo la lingua bene, insomma. Anche molto più o meno. Sì. La mia prima esperienza all'estero è stata a Dublino, stanziale, di stare lì e trovare un lavoro, subito dopo il diploma di, come si dice, la maturità superiore, tra lì e l'università, quindi avevo 19 anni, e era il boom in quel momento, quindi nella prima mattina in cui cercavo lavoro ho trovato 4 opzioni diverse tra cui potevo scegliere, e ho scelto e sono stata licenziata dopo 5 minuti di orologio, ti giuro di orologio, perché non riuscivo a capire quello che volevano i clienti. Era un pub, di pomeriggio addirittura, non era il momento di picco della sera, ti giuro, fired, perché non riuscivo a capire. Triste, perché avevo fatto il liceo linguistico, triste, ed ero brava e volevo imparare, ma sono arrivata lì, nel mondo reale, l'accento dei dublinesi non è il più semplice, ma sono arrivata lì con un inglese imparato a scuola e con le canzoni e ho fatto fatica, però sì, mi ci sono impegnata, però per esempio sono stata licenziata e mi ha così bruciato che non capivo niente di quello che dicevano questi, e poi sono andata a fare i letti e pulire i bagni in un ostello e dopo in un Airbnb. No, dicevo, la cosa divertente in effetti è ancora ad oggi, sinceramente, quando
quando faccio selezione ogni tanto dei collaboratori che devono arrivare nei team dove mi trovo, e dice livello inglese proficient, ok, parliamo al telefono, e alla terza domanda uno dice scusa non ti ho capito, e te lo dice in italiano, dice perfetto, stiamo iniziando con il piede giusto, le faremo sapere. No, invece io volevo, se Emiliano mi permetti un attimo, volevo switchare, tanto per riutilizzare questo meraviglioso verbo, e passare un po' a parlare anche del tuo di podcast e degli argomenti che tratti, che sono sinceramente interessantissimi. Davvero, non lo dico per piaggeria o perché sei ospite, ma perché l'ho scoperto per iniziare a preparare la puntata, e sei divenuta, il tuo podcast è divenuto la mia compagnia durante le ore di lavoro, quando non ho meeting da fare. E la prima domanda che ti chiedo è: come è venuta, come hai sentito l'esigenza di buttarti nel mondo della divulgazione scientifica, soprattutto cercando argomenti che siano tanto specifici? In questo momento nel mondo scientifico c'è una forte pressione sui ricercatori perché facciano comunicazione, quindi era qualcosa a cui io mi sentivo portata, che mi sarebbe piaciuto fare, ma tutti in questo momento sono chiamati a farlo, e ha risvegliato un vecchio pallino. Avevo collaborato con delle radio, avevo fatto la giornalista, ero iscritta all'albo dei pubblicisti molti anni, poi ho dismesso il tesserino perché stavo all'estero, quindi non mi serviva, e avevo fatto con uno stage alla televisione da giovane, quindi mi piaceva questo mondo. E poi ascoltavo molte lectures, soprattutto, in realtà non podcast, online, e però le scaricavo in audio e anch'io le ascoltavo mentre facevo i chores a casa, pulivo, andavo, e ho proprio scoperto questa cosa che non era fisicamente, tecnologicamente possibile fino ad anni fa, cioè di ascoltare contenuti, non musica, ma cose, no? Lezioni, interviste, mentre fai altro. Quindi ottimizza il tempo da morire, e mi aveva colpito questa cosa e mi ero appassionata ad ascoltare certi temi, certi personaggi. E poi, forse è una storia un po' troppo lunga a dire com'è che sono arrivata ad avere il mio podcast. Non ho domande brevi alle cose, ve ne sarete accorti in questa intervista, però diciamo che quando ho deciso, poi veramente ho deciso, era a maggio 2018, il podcast è stato poi lanciato a fine ottobre 2018, I should have my own podcast, devo iniziare questa cosa, e c'era il terreno fertile intorno, perché anche come ricercatrice nessuno mi avrebbe guardato e detto ma perché fai questa cosa, perché in realtà c'è nel clima adesso, così, nella ricerca, molta comunicazione, un invito a fare molta comunicazione. I temi, ti devo dire la verità, a posteriori potrei costruire qualche sorta di strategia vincente perché il mio podcast è tanto di successo, e in realtà ho fatto veramente quello che io volevo, che mi piaceva, che attirava la mia attenzione, la mia curiosità, e mi dicevo, non, adesso un podcast, chi potrei intervistare? Se io non chi dovrei intervistare, come dovrei fare questo podcast, che anche quando insegno in realtà podcasting, comunicazione, audio e video editing, soprattutto ricercatori o studenti di conservatorio, non mi presento con le slide dove dico how to, come si fa un podcast. Ovviamente do delle competenze, però come mentalità non dico no, how should I do it? No, se tu potessi farlo come vuoi, come lo faresti? E quindi io ho fatto quello che mi andava di fare. Amo tutti i guest che ho avuto nel podcast, sono tutte persone che stimo, che ho cercato, nessuno me le ha consigliate per dire sai, sarebbe strategico se tu intervistassi questa persona, no? E quindi se vuoi, sono i miei interessi, infatti sono molto disparati, però io argue che c'è, adesso mi sto sempre inglesizzando mentre parlo, c'è questo
filone comune che le tiene insieme tutte le interviste e che comunque ha a che fare con la tecnologia e come impatta il nostro essere umani oggi, l'esperienza di essere vivi, di interagire con gli altri, sia dalla puntata sui vichinghi, che mi piace da morire, sulla living history, a quelle sul science and trust e space exploration e queste cose qui. E ti ringrazio delle belle parole che hai avuto, perché io stessa trovo che sia un po' tosto come podcast, perché gli episodi sono molto lunghi e io sono diventata sempre più brava facendoli. Qualche puntata sì, ci vuole pazienza. Ti posso dire però che ci sono tutti i transcript sul sito, quindi uno può anche scorrere e vedere già le domande che sono state fatte, e sto lavorando a un libro del podcast con una selezione, riduzione, aggiornamento, commento delle interviste proprio in questo momento, questi mesi. Guarda, le belle parole sono davvero spontanee, anche perché, ripeto, la cosa che mi è piaciuta in assoluto è stata trovare una varietà e una come posso dire, attractiveness adesso. Va bene, è una capacità di attrazione dei temi trattati, una capacità di fascinazione. Io il rapporto tra l'arte e la tecnologia, lo sviluppo della tecnologia come mezzo di conservazione, ci sono una marea di cose che sono state super interessanti, sinceramente. Però a questo punto mi veniva una seconda domanda, e poi lascio la palla a Emiliano, che non voglio rubare troppo spazio, ed è una domanda forse un pochino più filosofica. Mi tocca perché insomma è quello che ho studiato io, e io quel podcast ho capito Derrida 20 anni dopo all'università, quindi sono contentissimo. Ed è questa, cioè se arrivi a fare un podcast di divulgazione che ha molto focus sulla tecnologia, su quello che può sviluppare sia nel futuro come apporto per le società, che in generale qual è l'evoluzione che stiamo avendo adesso come esseri umani attraverso la tecnologia, in un periodo storico in cui il rapporto tra le masse e le scienze è anche complicato, se vogliamo dirla, perché l'abbiamo visto durante la pandemia, è stato forse solo l'ultimo esempio, e soprattutto in una cultura che ha sempre trattato la tecnologia futuristica per descrivere delle grandi distopie. Pensi di riuscire a trasformare quindi attraverso il podcast una visione distopica in una visione utopica? È un po' complicata, però la realtà è ci vuole tanto ottimismo per sviluppare questi temi, considerando anche un po' l'alveo sociale in cui poi ti muovi. Thank you for the question. Dunque, innanzitutto vorrei dire che solo è importante nel rispondere alla tua domanda. Il podcast tecnicamente io non lo vedo come divulgazione scientifica, se non altro non in maniera diretta, ma indiretta. Ho fatto altre interviste, una serie in italiano per esempio, quella che inizia sempre con oggi parliamo di tecnologia 6G, che è un po' più ti spiego, o l'esperto ti spiega tramite le domande che ti faccio. Il mio podcast non è proprio divulgazione, lo è magari in maniera indiretta, parliamo di qualcosa e tu ascolti, ma non è, come dire, Piero Angela. E perché dico questo? Perché in effetti non ha velleità didattiche, in effetti io non voglio comunicare un messaggio, in effetti, no? Io voglio imparare io stessa, e quindi non è che io abbia l'obiettivo di trasformare una distopia in un'utopia, non mi occupo di quello. Mi sono anche solo brevemente occupata di, come si chiamano, nelle teorie cospirazioniste, come si dice in italiano? Così. Oppure i terrapiattisti, parlando con il filosofo della scienza. Sì. Ma ci sono delle questioni, anche nella mia intervista sul Covid, sì, questo sì, è così, sì, è una giusta risposta alla tua domanda. Ci sono alcune questioni che hanno a che fare con, per esempio, usare la tecnologia di solito per presentare distopie, che secondo me sono... non riesco a trovare una parola migliore, sono stupide, e io proprio ci passo sopra, non me ne occupo. È il mio podcast, io parlo di quello che voglio e quindi bypasso. Non mi devo preoccupare di perché certe cose sono in voga, perché
non no. E infatti per questo mi picco, spero che poi riesca in questo intento, di avere un taglio personale nell'approcciare certi temi, perché a me interessa quel taglio, non mi interessa neanche se un altro taglio in quel momento sta trending nei social media, mi interessa quel taglio lì. Ad esempio, secondo me sai, non è che io abbia milioni di followers, tutt'altro, siamo spesso nelle double digits nei video su YouTube, quindi stiamo parlando di pochissimo following, eppure per me l'intervista con lo storico della scienza e filosofo della scienza Maarten van Dijk, belga, dell'Università di Ghent, che è una delle ultime interviste che ho voluto fare in questo periodo proprio su Trust and Science, è fondamentale, perché secondo me in tutte le conversazioni che io ho sentito online durante il Covid, eccetera, si cade in questi tranelli continui, questi misunderstanding sul science, non bisogna fidarsi, lo dice la scienza, e ci sono dei misunderstanding banali a monte che abbiamo debunked, come si dice, di cui abbiamo parlato durante quell'intervista, e secondo me era un'intervista intelligente. Perché io sono intelligente? Perché l'ospite è bravo e io gli ho buttato lì un po' di input, no? E lui ha reagito. È sempre un'intervista di 40 minuti, quindi insomma è un po' pensa, capito? Non sono i clip così con lo statement che ti porti a casa, non sono catchy. E poi Maarten è un accademico e nelle sue risposte si nota quasi che stia facendo una piccola lezione. Insomma, adesso non so perché mi voglio vendere così male, lo dico adesso, non sono pesanti, sono impegnative queste interviste, però sì, colgo quello, e quindi per rispondere alla tua... Non so come fare quello di cui parli tu, se non cercando di parlare di queste cose di cui parlo, che sono tutte tecnologiche ad ampio spettro, nella maniera più intelligente possibile. E poi non sono particolarmente interessata al futuro o al presente, è un interesse nel rapporto tra società, tecnologia e come coevolvono insieme. Sì. E quindi anche la puntata sui vichinghi per me è illuminante, no? Sì, questo è... No, sì. Appunto l'avevo notato, ma insomma volevo che lo dicessi anche te. Per chi ci ascolta, ripeto, non è vero che non sono assolutamente pesanti, sono estremamente stimolanti, e se poi vi piace ascoltare un po' di filosofia fatta senza nominare la filosofia, ci sono alcune puntate che sono strepitose. Va bene, mi taccio. Diciamo che praticamente siamo arrivati alla fine e sul finale abbiamo, diciamo così, sganciato un argomento su cui potremmo parlare per ore. Lo rifaremo sicuramente, no? Lo rifaremo. C'è bisogno di scienza nelle nostre vite, di comunicare la scienza, comunque le conoscenze, nel modo corretto, nel modo giusto, negli spazi adeguati, e non trattato come in un mercato rionale a chi urla di più per vendere il pesce, e quindi ci sono per fortuna delle persone, dei professionisti come Federica, che lo fanno a proprio modo, proprio per come lo sentono. Noi dal nostro punto di vista non diciamo così, non veicoliamo informazioni, non divulghiamo, facciamo interviste, conosciamo persone, e oggi è stata una bella puntata, molto interessante, ma secondo me ne potremmo fare un'altra ancora, perché io quella storia dell'Egitto la voglio sapere assolutamente bene. C'ho un sacco di domande, e infatti non so quale domanda migliore fare per concludere. Intanto io quando si libera per la prossima puntata. Federica, noi lasciamo sempre ai nostri ospiti diciamo così l'ultima parola, uno spazio aperto nel quale possono dire quello che vogliono, quindi anche per te. Grazie ancora. Se hai qualcosa da aggiungere che non ti abbiamo chiesto, che non hai detto finora, o che ti piacerebbe dire, puoi farlo ora. Mi viene da dire che tutta questa cosa dei viaggi e del vivere all'estero per me è un bagaglio di conoscenze, anche come fare a livello pratico e teorico,
interessantissimo, però quando poi racconto la mia esperienza ho sempre il timore che è come se io parlassi di me, quindi spero di aver detto qualcosa che in effetti sia utile o interessante per qualcun altro, perché io ho la mia esperienza, ma è bello riflettere, no? Su quando si scopre un'altra cultura. Il fatto che non mi sia mai mancato né il caffè né la pasta, me ne sono accorta dopo, invece il tipico italiano all'estero è proprio un italiano all'estero e ho detto, chissà che strano, perché cioè, è bello di confrontarsi e discutere di queste cose, quindi vi ringrazio per avermi lasciato raccontare un po' della mia esperienza, che spero sia stata interessante, e anche tutta la seconda parte sul podcast. Ragazzi, siete in gambissima, sicuramente questa è una cosa che voglio dire prima che ci salutiamo. Tutti e tre, grazie, che bel podcast che avete, onoratissima di essere la 69esima ospite, e grazie a tutti. Grazie. Benissimo, no, davvero grazie a te per la partecipazione. Come ha detto Emiliano, assolutamente ti prenotiamo per la seconda puntata, perché io direi che sarà la puntata Cleopatra, cioè quella incentrata sull'Egitto, che andrà on top of the pyramids dei nostri podcast, detti cliché. Vi ringraziamo ragazzi per averci seguiti ragazze e ragazzi, per averci seguito come sempre. Vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana, come sempre intorno a giovedì dovrebbe esserci la nostra puntata, e Raffaele ora vi ricorderà tutte, ma proprio tutte le piattaforme, scuse quelle petrolifere, su cui noi siamo. Allora, cominciamo da federicabressan.com e poi Technoculture Podcast. Cercate Federica Bressan, comunque sul sito di Federica trovate poi tutti i link che noi comunque poi aggiungiamo qui sotto nel video di, c'è anche il canale di YouTube nella descrizione, ma ovviamente mettiamo poi in tutti i podcast, quindi se ci state ascoltando cliccate sulla descrizione del podcast e della puntata e trovate tutti i modi con cui raggiungere Federica per ascoltare i suoi podcast, ma anche insomma per vedere le sue pagine web eccetera. Ho scoperto che c'è anche il merchandising, quindi se volete insomma trovate anche il merchandising. Invece per connettervi con Una vita da lontano basta cercare Una vita da lontano o A Life from Afar, se volete cercarlo in inglese. Ci trovate praticamente dappertutto, anche su Patreon, quindi se volete darci una mano e avere i nostri gadget, insomma andate lì. È stato un piacere come sempre, noi ci sentiamo la prossima volta, ciao! Ciao!